Come avrete visto dal video precedente, mi sono sfracellato per bene e mi sono fracassato 6 ossa. La domanda è: come ho fatto a cadere e farmi così male? E soprattutto, riuscirò a fare le prime gare o la stagione è ancora finita prima di iniziare? Prima di analizzare l'incidente devo dirvi una cosa importantissima. Alcuni di voi già lo sanno, altri no. Comunque ho aperto un canale su Twitch dove faccio circa 4-5 dirette a settimana. Talk show dove invito ospiti speciali, approfondimenti e dibattiti su Formula 1, MotoGP, approfondimenti sulle mie gare. Ad esempio lunedì 11 ho fatto una serata in cui ho mostrato in anteprima il video dell'incidente e l'abbiamo analizzato insieme. Faccio poi anche Q&A e videogames, tra cui giochi di motori e giochi tipo Fortnite. Tra l'altro, in genere, nelle serate dove faccio videogames, in realtà prima faccio una mezz'oretta dove chiacchieriamo e poi si gioca. Quindi per tutti coloro che mi dicono sempre ti ho scritto in direct ma non mi rispondi, come faccio a contattarti? È impossibile parlare con te. 4 giorni a settimana su Twitch potete chiedermi tutto quello che volete. Per sapere la programmazione e gli argomenti delle dirette vi basta o aprire il canale Twitch e guardare la schermata, oppure seguirmi su Instagram, dato che di volta in volta annuncio le dirette. Una diretta molto importante sarà quella di mercoledì 27 marzo, dove annuncerò tutta la mia stagione di gare e tutto il calendario 2019. Quindi iscrivetevi al canale Twitch, 27 marzo, ore 21, vi aspetto. Bene, passiamo all'incidente. L'incidente è stato un errore di valutazione. Tutto ha inizio alla prima curva. Ora, le prime 2 curve di Ottobiano sono molto tecniche, impegnative e soprattutto sono in sequenza. Se sbagli la prima, sbagli la seconda. Per passare un pilota più lento davanti a me, non sapendo che linea avrebbe fatto perché la prima curva è veramente difficile da interpretare, ci sono entrato un po' cauto. Nel superarlo quindi ho completamente sbagliato la linea e ho cercato comunque di recuperare e fare forte anche la seconda curva. Quindi ho sbagliato la seconda curva e l'errore è stato che ho accelerato troppo presto nonostante fossi fuori linea. Il risultato è che full gas la moto ha iniziato ad allargare sempre di più perché avevo sbagliato linea e sono arrivato a un punto in cui ho realizzato che stavo andando troppo largo e a quel punto lì non sapevo più cosa fare. Ho visto che stavo per finire sul cordolo e sapevo che quel cordolo non tiene niente, perché come vedete è tutto seghettato, quindi se ci passi sopra piegato cadi. Quindi gli scenari possibili erano 2. O rialzavo la moto, ma nel rialzare la moto sarei andato dritto e mi sarei schiantato contro le gomme, oppure avrei potuto continuare a fare la linea, ma se avessi tenuto tutto aperto sarei comunque finito sul cordolo e mi sarei lanciato. E era una situazione in cui non avevo assolutamente idea di cosa fare. E in quei momenti lì, quando non sai cosa fare, fai quello che ti viene più istintivo fare, ovvero ho chiuso il gas per cercare di rallentare e allo stesso tempo ho rialzato la moto per cercare di evitare di cadere. Purtroppo la moto è scivolata e mi sono sfracellato in terra. Ora, qui ci sono varie cose da notare. La prima è che mi sono fatto così tanto male perché sono praticamente caduto da in piedi. Che è stata la mia rovina, perché se cadi da sdraiato sei già in terra, quindi ti appoggi per terra. Se cadi da dritto invece, boom, picchi una mina pazzesca. Ed è proprio questo il punto per cui uno dice: non ti sei fatto male su un R1 ai 300 all'ora e ti sei disintegrato su una pit bike da 14 cavalli? Cioè, quando tu cadi da in piedi, che stia andando ai 300 all'ora o che stia andando agli 1 all'ora, l'accelerazione di gravità è sempre quella. La seconda cosa è che non avevo la tuta con gli airbag, ma avevo la tuta che uso sulle pit bike, che è una tuta in pelle standard. È facile pensare che se avessi avuto gli airbag molto probabilmente avrei limitato i danni o addirittura non mi sarei rotto nulla. Perché questa è una di quelle cadute in cui in genere gli airbag scoppiano, come era successo alla caduta di Franciacorta, e gli airbag vanno proprio a coprire questa parte alta del busto. D'ora in poi, quindi, qualunque cosa io faccia in pista, su qualunque moto, non entrerò in pista se non ho la tuta con gli airbag, perché come avete visto basta una stupidaggine su una moto da 14 cavalli per disintegrarsi.
Detto ciò, fatemi sapere nei commenti secondo voi quale manovra avrebbe potuto salvarmi in quella situazione là, in cui stavo andando largo e ormai avevo perso la linea. Col senno di poi, l'unica cosa che mi viene in mente forse è che una volta realizzato che mi stavo allargando troppo e che non ci sarei stato dentro, forse la cosa più saggia era o buttarsi in terra o piegare il più possibile in modo da quando arrivavo sul cordolo essere già per terra. Che però comunque significa dire cado. Cioè non cerco di salvarla ma cado. Fatemi sapere. Quello che è successo dopo comunque lo ricordo benissimo. Ora, io non so come mai spesso si senta dire che quando ti fai male c'hai l'adrenalina, non senti niente. No, cazzata. Io nel momento in cui ho picchiato per terra mi è salito tutto subito. Io non ho mai sentito un dolore così forte in vita mia. Tornando a noi, appena finito di rotolare, non respiravo. Mi si era completamente bloccata la respirazione e non so se fosse per le costole rotte o per la bomba che avevo tirato sul torace. Comunque ho alzato il braccio per segnalare agli altri piloti che ero lì per terra moribondo e mi sono trascinato verso le gomme per mettermi in sicurezza. Ora, questo è molto importante. Nelle piste grandi, in genere, se un vostro amico cade, non dovete mai fermarvi a soccorrerlo. Per 3 motivi. Il primo è che se si è fatto veramente male e voi provate a soccorrerlo, potete fargli peggio. Il secondo è che se vi fermate in mezzo alla pista, rischiate di essere investiti. Il terzo è che in ogni curva ci sono le postazioni dei commissari, il cui compito è soccorrere il pilota. Nelle piste piccole, in realtà, spesso capita che in realtà ci siano tipo 2 commissari per tutta la pista. Quindi può capitare, come è successo in questo caso, che nessuno vi veda. E infatti nessuno si era accorto che mi fossi fatto male. Anche perché in genere quando uno cade con la pit bike la rialza e riparte, mentre invece quando cadi con la moto grande non la rialzi mica, devono per forza intervenire i commissari. Quindi i miei amici si sono fermati per sbracciarsi e segnalare ai commissari che non stavo mica tanto bene. E i commissari finalmente hanno dato la rossa e hanno fermato l'attività in pista. Detto ciò, dopo circa 7 minuti arriva l'ambulanza. Ha impiegato tanto perché era già impegnata a soccorrere un altro pilota che si era fatto male prima di me nella pista da cross. Così, dato che l'ambulanza era piena, l'unico modo per portarmi via era in barella. Per prassi viene usata la barella spinale, che è una barella rigida. E inizialmente hanno provato a sdraiarmi sulla barella con ancora la tuta, la gobba, il paraschiena e, considerando che la costola rotta era dietro, voi non potete capire il male. A quel punto hanno capito che bisognava tagliare la tuta, così hanno tagliato la tuta, mi hanno sdraiato e mi hanno portato via. Ora, il mio lavoro, come sapete, non è correre, ma è fare video. Questa serie non è una fiction, con degli attori, una trama, ma è un documentario che documenta tutto quello che succede nella mia vita da pilota. Tutto! È tutto reale, tutto vero. Ora, non avendo io i budget di Top Gear, non ho il cameraman che mi riprende, ma le cose me le devo fare da solo. Quindi, anche se ho 6 ossa rotte e fracassate, con l'unica mano sana che ho preso la GoPro, la tenevo così e mi riprendevo, perché dovevo immortalare, è il mio lavoro. Questo è il mio lavoro e ho il dovere di raccontarvi quello che succede. Quindi, se mai a qualcuno capitasse di vedermi filmare in momenti poco opportuni, tipo questo, non sono alla ricerca del sensazionalismo, ma sto semplicemente facendo il mio lavoro. Quindi quel qualcuno, che non farò nomi, ma in quella situazione mi insultava perché stavo facendo i video. Aia raga, aspettate! Ah! Ho male al fianco, ho male dietro alla scapola. Guarda che ti faccio male. Alla scapola, Posso dirti malissimo. una cosa? Sei più interessato a farti i video? No, E allora rompere i coglioni e vieni. Tu e quella cazzo di telecamera. Ah! Ti stai male, non ti facevi. Detto ciò, dopo quasi un'ora, finalmente è arrivata l'ambulanza dall'ospedale di Vigevano e mi ha portato in ospedale, dove mi hanno fatto le radiografie e hanno accertato la frattura scomposta della clavicola sinistra e composta di 5 costole. Dopo 3 giorni di ricovero, poi, la frattura della clavicola si è ricomposta e l'osso si era praticamente riallineato, come vedete dalla radiografia, quindi si sarebbe potuto non operare. Il problema qual è? È che non operandolo, per 30-40 giorni non avrei potuto far niente e avrei dovuto tenere la fasciatura a 8. Operandola invece viene messa una placca di titanio avvitata all'osso che quindi ti tiene fermo l'osso, qualunque movimento fai, cioè adesso l'osso non si muove, è fermo, quindi ho scelto di operarla.
L'incidente l'ho avuto sabato 2 e mercoledì 6 mi sono operato. Non avevo mai fatto un'anestesia totale prima e avevo un po' di strizza perché io ho sempre avuto paura dell'anestesia totale perché non essendo più sotto il mio controllo la mia paura era quella di non svegliarmi. Comunque entrato in sala operatoria mi hanno fatto la pre-anestesia che, raga, è una bomba. Praticamente ti anestetizza tutto e sei super calmo e rilassato. Comunque dopo una decina di minuti da favola mi portano in sala operatoria e lì mi fanno l'anestesia vera e propria. Appena me la iniettano, io inizio a vedere tutto che lentamente si sdoppia, che diventa offuscato. Le voci dei medici iniziano a diventare metalliche, diventano sempre più lontane. E boom. 3 ore di sonno profondo. Ho anche sognato, mi ricordo. E poi arriva il risveglio. Ecco, se all'incidente ho avuto male 10, al risveglio ho avuto male 15. Immaginate di essere nel sonno più bello della vostra vita e a un certo punto qualcuno arriva, piglia una spada e ve la ficca nella spalla e vi svegliate. Questo è stato il risveglio. Un male devastante, nonostante gli antidolorifici. Io sentivo la spalla che mi faceva un male della... Ecco, se mai doveste operarvi, mettetevi l'anima in pace e preparatevi perché il risveglio dall'anestesia potrebbe essere la cosa più brutta della vostra vita. Il chirurgo mi ha poi detto che la clavicola era messa molto peggio di quanto non si vedesse dalle lastre, dato che era spaccata in 5 pezzi. Quindi hanno dovuto mettere una placca di titanio lunga così, con 7 viti, che la tenessero ferma. Questa radiografia non è mia, è quella di Del Bianco, e la mia purtroppo non ce l'ho, non me la danno, però è molto simile. I 3 giorni successivi l'ho poi passati a letto bloccato, senza potermi alzare né muovermi perché avevo un male atroce nonostante gli antidolorifici, e li ho passati a dormire e guardare Netflix. Finalmente poi il lunedì 11 marzo mi hanno dimesso dopo 10 giorni di ricovero e sono tornato a casa. I medici dicono che fino al 1 aprile dovrei tenere la tasca a reggibraccio e poi posso cominciare a muoverlo gradualmente. Fino a metà aprile non posso salire in moto per colpa della clavicola, fino a fine aprile le costole non saranno guarite. Questo significherebbe saltare la prima gara di tutti e 3 i campionati e perderli. Non esiste. È vero che non corro in MotoGP e non mi danno 10 milioni di euro l'anno per correre, ma è anche vero che ho lavorato per 12 anni per arrivare qui. E non ho nessuna intenzione di buttare all'aria la stagione ancora prima di iniziare. Ed è anche vero che questi in realtà sono i tempi di guarigione standard per le persone sane di mente che lavorano tutto il giorno al PC. Dato che io non sono molto sano di mente, sono uno sportivo e ho degli impegni da rispettare, io il 30-31 marzo la prima gara in auto la farò. A costo di inchiodarmi nell'abitacolo e imbottirmi di antidolorifici, io la gara la faccio. E farò l'impossibile per salire in moto il più presto possibile e fare le gare del 6 e 7 aprile sulle pit bike e del 13 e 14 aprile sull'R1. Forse non sarò in forma, forse non sarò competitivo al 100%, ma almeno porto a casa punti preziosi e tengo aperto il campionato.